is your Tekken 7 champion at EVO 2022! Tekken doveva essere solo un esperimento. Doveva solo essere la risposta di Namco alla sfacciataggine di Sega e il suo Virtua Fighter. Doveva solo servire a mostrare a tutti che anche Namco era capace di creare giochi 3D. Doveva solo essere un titoletto da cabinato, niente di che. Ma qualcosa andò storto. Qualcuno fece un accordo sotto banco che cambiò per sempre il modo di intendere i videogiochi. E quel piccolo gioco in 3D, invece di prendere la polvere in qualche angolo dell'azienda, scatenò un vero e proprio incendio, diventando uno dei videogiochi più importanti della storia. Una bestia in grado di forgiare hardcore pro players, amicizie indissolubili e rivalità che sono culminate in uno dei più grandi tornei competitivi nella storia mondiale dei picchiaduro. Ma la vera domanda è: come cavolo fece Namco a creare tutto questo? (1980) Giappone, prefettura di Nara. Un giovane ragazzo di nome Kazuhiro Arada frequentava le sale giochi del posto. Nonostante i divieti dei suoi genitori, che vedevano i videogiochi come qualcosa di negativo, lui passava spesso del tempo negli arcade, sia per giocare sia per osservare i comportamenti delle altre persone. Il suo non era solo interesse, ma una vera e propria passione. Arada vedeva qualcosa nei videogiochi, qualcosa che i suoi genitori non avrebbero mai potuto capire. Nonostante i media e le scuole dell'epoca etichettassero i videogiochi come qualcosa di negativo, in grado solo di creare delinquenti ed emarginati sociali, Arada riusciva con i suoi occhi a vedere molto altro dietro quei cabinati e dietro quegli schermi luminosi. Vedeva competizione, voglia di migliorarsi nel gioco, di superare i propri record, vedeva delle liti, certo, ma vedeva spesso anche legami, amicizie che sbocciavano così dal nulla, proprio dietro lo schermo di una buia sala giochi. Quella sua capacità di vedere oltre la superficie era unica. I suoi genitori però non avrebbero mai accettato che il loro figlio frequentasse quei posti così bui, sporchi e pieni di delinquenti. E così, spesso e volentieri, il giovane Arada veniva trascinato a forza fuori dalle sale giochi da sua madre o da suo padre e rispedito a casa. Fortunatamente Arada aveva anche altri modi con cui sfogarsi da giovane: judo, karate, taekwondo, arti marziali in generale. Queste discipline riuscivano a formare Arada e aiutarlo a crescere nella persona che avrebbe poi cambiato il mondo dei videogiochi per sempre. 1994. Arada inizia a studiare psicologia all'università di Waseda insieme a un altro ragazzo di nome Tomonobu Itagaki, che poi tutti conosceremo come il creatore della saga di Dead or Alive. Spesso gli capitava di passare per le sale giochi, quei luoghi misteriosi e pieni di energia che lui non aveva mai veramente abbandonato. I videogiochi lo chiamavano a gran voce e lui, nonostante stesse andando in tutt'altra direzione nella sua vita, sentiva il bisogno di correre verso la sua più grande passione. Dopo essersi laureato in psicologia, Arada vedeva il proprio futuro nell'industria videoludica. Non era più così acerba come in passato. I videogiochi adesso erano molto più complessi, la direzione artistica era curata, il sound design era incredibile e l'afflusso di persone che frequentavano le sale giochi era raddoppiato. La gente impazziva per i videogiochi, soprattutto per un titolo in particolare: Street Fighter 2. Il videogioco di Capcom era veloce, complesso, pieno di sfida. Ogni partita faceva incendiare le sale giochi e il livello di strategia e pensiero dietro ogni singola mossa era abbastanza elevato da permettere una rigiocabilità pressoché infinita. Tutti volevano giocare a Street Fighter 2, o meglio, tutti volevano essere i migliori a Street Fighter 2. Questa cosa faceva impazzire Arada. Lui aveva bisogno di entrare in quell'industria con così tanto potenziale. Aveva bisogno di capire perché le persone amassero così tanto questi nuovi videogiochi. Aveva bisogno di sapere. E il destino gli sorrise. Arada riuscì a trovare lavoro in una sala giochi di proprietà della Namco a Shinjuku, Tokyo, come promoter. La Namco all'epoca era una software house molto ambiziosa. L'azienda non si limitava solo a gestire delle sale giochi, ma le riempiva con le proprie opere e insieme a Sega cercava di fidelizzare quanti più giocatori possibili. Era inarrestabile, un enorme tornado di energia che aveva già conquistato il mondo con il suo Pac-Man e si stava preparando a solcare i mari del 3D.
Nonostante giochi come Street Fighter 2 dominassero ancora il mercato, l'industria videoludica stava subendo un pesante periodo di transizione. Già dagli anni 80, molti sviluppatori decisero di portare sullo schermo dei giocatori degli ambienti tridimensionali. Partì tutto dalla NASA, con Maze War del 1973, che sfruttava la tecnologia vettoriale per simulare degli ambienti 3D. Non era nulla di commerciale, erano semplici esperimenti creati per il solo piacere della scoperta. Da quei semplici test però qualcosa stava piano piano iniziando a bollire in pentola. Battlezone del 1980 fu il primo a cogliere questo segnale. Eccolo qui, tecnologia 3D in wireframe, che simulava dei carri armati in tempo reale, un grandissimo successo commerciale. Stava avvenendo una vera e propria rivoluzione. Le tecnologie cambiavano rapidamente e tra enormi successi e spaventosi fallimenti, Namco stava solo aspettando il momento giusto per entrare a gamba tesa in questo nuovo mondo. Già, peccato che qualcun altro l'aveva appena superata. Questo è Virtua Fighter, e alla sua uscita fece esplodere il Giappone. Virtua Fighter fu uno dei primi videogiochi a utilizzare i poligoni. Era il gioco più realistico di sempre. Ciò che i giocatori vedettero a schermo in quel periodo sembrava pura stregoneria. E volete sapere la cosa peggiore? Era tutta una grandissima presa per il culo. Sega aveva fatto una specie di magia. Era riuscita a rincretinire un'intera nazione per boostare le vendite del suo Virtua Fighter. Virtua Fighter non era il gioco più realistico di sempre e non era nemmeno uno dei primi videogiochi a utilizzare i poligoni. La stessa Namco nel 1988 fece uscire un gioco con grafica poligonale, Winning Run. Quindi come diavolo fece Sega a far credere all'intero Giappone che il suo era il gioco con grafica poligonale? Ragazzi, è semplicissimo. Basta cambiare alcune parole. Virtua Fighter non è un gioco picchiaduro, signore e signori. No, è un simulatore realistico di combattimenti. Un gioco che punta interamente al realismo. Quando giochi a Virtua Fighter, tu non stai giocando a uno Street Fighter in 3D. No, stai simulando un vero combattimento di arti marziali che si poteva tranquillamente riprodurre anche nella vita reale. Anche il nome del gioco, Virtua, indicava un ambiente tridimensionale, reale. E volete sapere la cosa peggiore? Sega, con queste 4 paroline ben piazzate nelle sue pubblicità, mise in ginocchio l'intero Giappone. Virtua Fighter divenne un vero e proprio fenomeno, con migliaia di giocatori che ogni giorno spendevano una fortuna in gettoni per fare un'altra partita, un altro match, un altro KO. Era ad un livello superiore. Sembrava che nessuno potesse rivaleggiare con la nuova creazione di Sega. Nessuno, tranne Namco, è un giovane ragazzo in una sala giochi a Shinjuku che stava guarda caso utilizzando le sue abilità di osservazione per massimizzare le vendite nella sala. Arada, nel mentre, si stava davvero dando da fare in quella sala giochi. Mentre le altre sale giochi della prefettura si limitavano semplicemente a tenere accesi i loro bei cabinati e attirare nuovi giocatori, Arada si sporcava le mani in prima persona. Parlava con i giocatori, ascoltava i loro feedback. Perché questo gioco è divertente? E cosa invece non va in quest'altro gioco? Arada ascoltava tutto e nel mentre organizzava dei tornei dedicati alla punta di diamante delle sale giochi di quel periodo, Street Fighter 2. Durante i tornei, Arada aveva modo di toccare con mano la psicologia dei giocatori. Cosa amavano di Street Fighter? Cosa odiavano? E le strategie che attuavano per vincere uno scontro. I clienti della sala giochi non erano solo clienti, erano il manuale che gli avrebbe permesso di capire cosa rende un gioco bello. E diciamo che i suoi anni di studio di psicologia servirono parecchio per studiare questo manuale. In breve tempo Arada attirò a sé tantissimi videogiocatori, raddoppiando le vendite di cabinati in sala e facendo salire la fama dell'arcade in quartiere alle stelle. Le voci sulle abilità psicologiche e commerciali di Arada arrivarono presto al presidente della Namco, che decise di premiare il ragazzo. Era il momento giusto per entrare nell'industria. Approfittando del giudizio positivo delle alte sfere di Namco, Arada chiese di essere trasferito alla divisione Game Development dell'azienda. Il ragazzo non poteva sapere che il suo primo compito nel suo nuovo ruolo sarebbe stato aiutare nella creazione del videogioco che avrebbe scritto la storia. Rave War.
Questo era il nome del progetto che doveva contrastare il Virtua Fighter di Sega. Un titolo sperimentale, un semplice test interno della Namco per l'animazione e la modellazione di personaggi 3D, che doveva incorporare elementi di texture mapping simili a quelli visti nel videogioco Ridge Racer del 1993. Arada si ritrovò improvvisamente in mezzo alla guerra tra Namco e Sega come consulente. E volete sapere la cosa peggiore? Nonostante Namco avesse tecnicamente esperienza nel 3D poligonale, nessuno degli sviluppatori al lavoro su Rave War aveva la più pallida idea di dove mettere le mani. Fu per questo che Namco corse immediatamente ai ripari e decise sfacciatamente di acquistare diversi sviluppatori di Sega che avevano già lavorato in passato a titoli 3D. Tra questi sviluppatori rubati da Namco spiccava un certo Seiichi Ishii, progettista e direttore principale di Virtua Fighter. Sega aveva appena venduto a Namco il suo biglietto d'oro e potevate stare tranquilli che l'azienda l'avrebbe sfruttato. Tuttavia, nemmeno Seiichi Ishii e il suo team di animatori e programmatori riuscivano a salvare completamente Namco da quello che sarebbe diventato un vero development hell. E Arada fu il primo ad accorgersene. Il primo vero problema nello sviluppare videogiochi completamente in 3D era la difficoltà nell'apprendere. I videogiochi in 3D avevano una curva di apprendimento molto più ripida di un titolo 2D. Qui bisognava considerare anche l'asse Z. Rave War doveva essere un titolo incentrato sul realismo. Dopotutto doveva competere con il simulatore realistico di combattimenti per eccellenza. I ragazzi di Namco non dovevano solo animare e programmare movimenti, attacchi, coreografie, frame e danni, ma dovevano anche aggiungere il fattore realismo. Erano troppi elementi da tenere in considerazione. Arada stesso, durante un'intervista del 2015 fatta da Games Radar, ci spiega la parte più difficile dello sviluppo del gioco. Cosa succede quando un lottatore colpisce con un gancio destro in uno spazio 3D a 60 fotogrammi al secondo? I giochi di combattimento 2D sono come un flipbook. Ogni fotogramma è disegnato uno per uno. Sono come immagini che guardiamo da una prospettiva laterale. Ma il picchiaduro 3D ha uno spazio. Non si trattava solo della bellezza dell'animazione, ma di come riuscire a far colpire il personaggio dell'avversario. Questa è stata la parte più difficile. I poligoni sembrano reali con movimenti fluidi. Quindi abbiamo pensato, creiamo il kempo cinese o replichiamo la vera abilità del judo. Non è che abbiamo pensato, differenziamoci da Street Fighter. Si trattava di ricreare qualcosa che esiste davvero nel mondo reale. Queste sono le idee che Arada e il team di sviluppo riuscivano a cacciare fuori durante le loro innumerevoli notti insonni. Erano tutte ottime trovate, davvero, ma erano quasi impossibili da attuare, non con così poca conoscenza e non con così poca manodopera. Per darvi un'idea della follia di questo progetto, Rave War doveva avere 8 lottatori nella versione arcade, tutti con il proprio stile di combattimento personale. Ciascun personaggio doveva avere circa 200 animazioni. Se a questo aggiungiamo la difficoltà degli sviluppatori nel passare dal 2D al 3D, allora abbiamo la ricetta perfetta per un vero e proprio incubo di produzione. Vedendo la difficoltà del team, Namco corse ad aiutare e iniziò ad assegnare sempre più persone allo staff, che vennero suddivise in piccoli gruppetti dedicati a ciascun personaggio. In breve tempo, il team nella quale lavorava Arada passò dall'avere 20 membri ad averne più di 50. Adesso però toccava ad Arada. Il suo compito era trovare un modo per rendere il titolo appetibile sia dai giapponesi che dal resto del mondo. Un torneo mondiale con 8 lottatori, ognuno di loro proveniente da una nazione diversa. Solo 4 pulsanti per combattere, ciascuno collegato a un arto del personaggio e realismo puro. Questa era la strategia. Furono dei mesi molto duri per Namco, ma sotto la guida di Seiichi Ishii e consigli di Arada, finalmente gli sviluppatori riuscivano a vedere la luce in fondo al tunnel. Il nuovo gioco stava lentamente prendendo forma. Ma mentre i ragazzi stavano creando l'impossibile, Namco stava per fare un accordo sottobanco che avrebbe cambiato per sempre il mondo dei videogiochi. Un accordo con un'azienda che si chiamava Sony. I ragazzi di Namco, infatti, stavano sviluppando Rave War sulla Namco System Board 11, una scheda proprietaria dell'azienda che aveva un'architettura molto simile a quella di un progetto di Sony che veniva chiamato in gran segreto PSX.
Il direttore e creatore del progetto PSX era un uomo di nome Ken Kutaragi, un pazzo visionario che insieme ai suoi colleghi si stava facendo il sangue amaro per portare alla luce questa bestia mitologica. Era sempre di cattivo umore, sempre desideroso di lavorare al progetto PSX e con una voglia irrefrenabile di riscrivere la storia. E a quanto pare sia Sony che Kutaragi andavano molto d'accordo con Namco, visto che la Namco System Board 11 su cui Ishii e Harada stavano lavorando era praticamente identica al progetto PSX. Due forze della natura che si uniscono in un tornado devastante, una per battere il suo sfacciato rivale e l'altra per distruggere tutto il mondo videoludico e ricominciare da capo. Tra uno sviluppo durissimo e questo crudele accordo sotto banco, arriviamo finalmente alla fine del 1994. I ragazzi di Namco ce l'avevano fatta. Il loro videogioco picchiaduro in 3D era pronto ed era incredibile da vedere. C'era solo un piccolo elemento che stonava: il nome. Brave War era un titolo davvero stupido. Serviva qualcosa di più forte, potente, duro come il ferro. E fu così che il 21 settembre del 1994 i videogiocatori giapponesi si ritrovarono nelle sale giochi un cabinato. Quel cabinato portava il nome Tekken, che in giapponese significa torneo del pugno di ferro. Risultato? Un mezzo flop. Cioè, il gioco ottenne un discreto successo di vendite, abbastanza da soddisfare Namco, ma Harada non era contento. Si sentiva responsabile del mezzo fallimento del gioco. Durante lo sviluppo, infatti, a furia di concentrarsi sul realismo e sul 3D, i ragazzi di Namco dimenticarono un elemento importantissimo per un videogioco picchiaduro: il bilanciamento dei personaggi. Degli 8 personaggi di Tekken, quasi nessuno di loro era bilanciato come si deve, e il gioco risultava squilibrato, quasi spiacevole da giocare alle volte. Sembrava quindi che il destino di Tekken fosse quello di rimanere un mediocre picchiaduro 3D da sala giochi. Ma quello che nessuno sapeva però era che dall'altra parte della città Kutaragi aveva finalmente terminato il suo progetto PSX. Era finalmente giunto il momento di rivelare il progetto di Sony con il suo vero nome. E il 3 dicembre del 1994, a soli 2 mesi dall'uscita di Tekken, l'intero mondo iniziò a tremare alla vista della PlayStation 1. Il gioco praticamente è leader assoluto non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Parliamo della PlayStation. La PlayStation, l'opera magna di Sony, una piccola scatoletta grigia contenente al suo interno innumerevoli nuovi mondi, tutti in 3D, con poligoni, vertex e una capacità di calcolo e di rendering mai vista prima. Sembrava un oggetto magico. E volete sapere la cosa buffa? Tekken era stato appositamente sviluppato proprio per la PlayStation e il suo atipico nuovo controller. Un D-pad, dei grilletti superiori e 4 tasti: croce, cerchio, quadrato e triangolo. E Tekken, per qualche strano motivo che nessuno riusciva a comprendere, aveva bisogno di soli 4 tasti per essere giocato, uno per ogni arto del personaggio. Qualcosa sta iniziando a tornare, no? La Namco System Board 11, utilizzata nelle versioni arcade del gioco, non era altro che una versione grezza dell'hardware della PlayStation 1. Cosa sarebbe successo se Tekken fosse girato sulla PlayStation, che era molto più potente rispetto alla Namco System Board 11? Non c'è bisogno di immaginarlo, ragazzi. Tekken distrusse ogni record. Nel 1995 si calcola che la versione per PlayStation del titolo di Namco vendette circa 942.000 copie solo in Giappone. Se contiamo anche le copie vendute in America e nel Regno Unito, arriviamo alla cifra astronomica di 1.728.556 copie vendute in totale. A questo si aggiunse anche il raggiungimento di ben 3 record premiati dal Guinness World Record. Primo gioco di combattimento a simulare un ambiente 3D, primo gioco
gioco della PlayStation a raggiungere oltre 1 milione di copie vendute, serie di videogiochi picchiaduro con maggior numero di vendite per le console PlayStation. Capite quindi che Tekken fu una vera e propria dichiarazione di guerra a Sega, nonché il primo grande step nella carriera da game developer di Harada. Oltre alla potenza puramente tecnica del gioco, Tekken aveva anche una storia, sempliciotta per gli standard di oggi, ma destinata a rimanere iconica. La storia di Tekken parla della tremenda faida familiare tra Heihachi Mishima e suo figlio Kazuya Mishima. All'età di soli 5 anni, Kazuya, un povero bambino, viene gettato dal padre giù da una scogliera. Heihachi è il proprietario della Mishima Zaibatsu, una delle più grandi compagnie di sviluppo di armamenti e munizioni nel mondo, nonché maestro di arti marziali. Lui desidera il meglio per la sua azienda, così, per capire se suo figlio sia degno o meno di ereditarla, decide di testare la sua forza, gettandolo da una scogliera. Il bambino, tuttavia, riporta terribili ferite, in particolar modo una grave lacerazione sul petto. Fatale. In punto di morte, Kazuya, sull'orlo della disperazione, decide di fare un patto con un'entità di nome Devil per salvarsi. Devil entra nel corpo di Kazuya, quest'ultimo risale la scogliera e si ripresenta al cospetto del padre. Passano gli anni e Kazuya diventa uno dei lottatori più temibili del pianeta. Heihachi decide di testare nuovamente la forza di suo figlio e organizza un torneo mondiale di arti marziali, il King of Iron Fist Tournament. A questo torneo si uniscono numerosi lottatori provenienti da tutte le parti del globo. Kazuya si fa strada attraverso il torneo, sconfiggendo i suoi avversari e arrivando alle finali, al cospetto del padre. Lì i due hanno un temibile scontro, che termina con la vittoria di Kazuya. A quel punto il gioco prende una piega inaspettatamente dark. Ma che cazzo di faccia è questa? Una delle cose più apprezzate di Tekken ancora oggi sono le sue storie secondarie dedicate a ogni personaggio, le quali, a differenza della principale, hanno tutte una vena nonsense o divertente. Un esempio lampante è Nina, un'assassina esperta e senza cuore che odia la sorella e decide di rubarle una scarpa, oppure Yoshimitsu, che alla fine del torneo decide di dare i soldi guadagnati al popolo, cosa che fa impazzire di gioia Law, regalandoci una delle facce più inquietanti mai viste nella storia del videogioco. La vena umoristica del team di Tekken si vede anche nello stesso manuale di gioco, dove possiamo vedere i vari hobby dei protagonisti. Kazuya, per esempio, il vero cattivo del titolo, posseduto da un demone, ha come hobby il collezionare sneakers. Nina, invece, ama Tom del cartone animato Tom e Jerry di Hanna-Barbera. Già. Mentre però i giocatori di Tekken erano troppo occupati a godersi il nuovo porting del titolo sulla loro PlayStation 1 nuova di zecca, Namco stava già da parecchio tempo lavorando a un nuovo capitolo della saga. Questa volta Ishii e Harada avevano imparato ai loro errori. I ragazzi di Namco avevano tanta esperienza alle spalle e nulla si sarebbe più potuto mettere di mezzo tra loro e la gloria. Il nuovo gioco doveva essere più bello, più performante, più divertente da giocare e più realistico. Harada e i suoi colleghi accettarono questa folle sfida e fu così che il 29 settembre del 1995 venne rilasciato nelle sale giochi giapponesi Tekken 2. Tekken 2 faceva impallidire il suo predecessore. Tutto in questo gioco venne preso e scalato oltre misura. Il numero dei personaggi passò da 8 a ben 25. Il gameplay venne reso molto più fluido e la storia di tutti i personaggi venne ulteriormente approfondita. I modelli dei personaggi adesso erano molto più dettagliati, le arene più curate e le musiche molto più belle. Volevo soffermarmi in particolare sulle musiche. La versione originale della Host, creata da Yoshitaka Yanagi, è molto triste, malinconica, ma allo stesso tempo piena di speranza e luce. Ascoltandola si riesce immediatamente a capire l'animo del personaggio a cui è dedicata. Prendiamo ad esempio la Host Morning Fields, dedicata al personaggio di Jun Kazama. È eterea, sognante, quasi con un'aria di ingenuità, ma allo stesso tempo energica e piena di vita.
Ascoltandola si ha come l'impressione di fare una corsa in mezzo alla natura incontaminata. I remix della versione PlayStation 2 di Tekken 2, creati da vari artisti, tra cui spiccano anche dei certi Nobuyoshi Sano e Keiichi Okabe, sono molto più puliti rispetto alla versione arcade. Il suono è cristallino e le emozioni trasmesse dalla host originale rimangono anche in quella remixata. Tekken 2 è l'unico gioco della serie dove io personalmente preferisco la host originale anziché quella remixata, ma ognuno il suo, ragazzi. La storia prosegue subito dopo la fine del primo capitolo. Qui scopriamo che Ieyachi è sopravvissuto alla caduta dalla scogliera e, pieno di ira, giura vendetta contro suo figlio. Kazuya, ormai diventato proprietario della Mishima Zaibatsu, viene lentamente consumato dal demonio dentro di sé e utilizza il suo potere per espandere l'azienda in ogni angolo del pianeta. Una volta saputo del padre, decide di organizzare il secondo King of Iron Fist Tournament per sconfiggerlo una volta per tutte ed espandere ancora di più il proprio dominio. Al torneo, oltre a un furente Ieyachi, partecipa anche Jun, una ragazza con poteri psichici che vuole aiutare Kazuya. Fidatevi, lei sarà importantissima nei giochi successivi. Dal lato tecnico, Tekken 2 ci mostra dei progressi niente male, dando per la prima volta delle vere e proprie combo a ogni singolo personaggio, rendendolo unico. Le combo personalizzate riuscivano non solo a creare maggiore diversità di personaggi, ma anche a rendere Tekken 2 un titolo incredibilmente profondo e strategico, una manna dal cielo per gli appassionati nelle sale giochi dell'epoca. In più, l'intelligenza artificiale accessibile del titolo rese Tekken 2 molto più popolare del suo acerrimo rivale, Virtua Fighter 2, che al contrario possedeva un'intelligenza artificiale terribilmente ostica, al punto da risultare frustrante per i videogiocatori. Capite quindi che la saga di Tekken, già con il suo secondo capitolo, aveva praticamente polverizzato la saga di Virtua Fighter. Il supporto da parte di Sony e l'incapacità di Sega di stare al passo con il progresso permisero a Namco di dominare nel mercato 3D con il suo Tekken. Un anno dopo, il 29 marzo del 1996, Tekken 2 ricevette un porting per PlayStation, anche in questo caso vendite stratosferiche. Tekken 2 fu anche il secondo e ultimo titolo a essere diretto da Seiichi Ishii, che dopo l'uscita del titolo decise di lasciare Namco per fondare una sua azienda, la Dream Factory, con la quale dirigerà e pubblicherà due dei suoi più grandi capolavori, Tobal e The Bouncer. Ma questa è un'altra storia. Ciò che ci importa di questa vicenda è che Arada e Namco riuscirono a trasformare la loro semplice tech demo di nome Rave Wars in una vera e propria macchina sfornasoldi, in grado di attirare ogni tipologia di giocatore, dagli hardcore ai casual. La capacità di Arada di ascoltare ancora una volta i feedback dei giocatori, unita all'esperienza e alla potenza di Namco, permisero all'azienda di superare Sega, di stabilisti di prepotenza come pilastro del genere picchiaduro 3D e soprattutto di fare persino paura a un'altra azienda che noi conosciamo già come creatrice di un gioco molto importante, di nome Street Fighter. Arada venne premiato per il suo duro lavoro nella creazione dei primi due capitoli di Tekken e venne promosso come direttore di quello che doveva essere il nuovo capitolo della saga, insieme ad altri due director di nome Masamichi Abe e Yutaka Konoe. Avevano sempre la potenza della PlayStation dalla loro parte, tuttavia gli anni passavano, le tecnologie miglioravano sempre di più e Sega stava dando filo da torcere a Sony nel mercato delle console. I primi due Tekken erano bellissimi, ma erano ancora molto acerbi. Bisognava evolversi e Sony aveva disperatamente bisogno di una killer application in grado di conquistare in maniera definitiva i videogiocatori e zittire per sempre Sega. Non bisognava solo creare un buon Tekken, non bisognava nemmeno creare un buon picchiaduro. Se Namco e Sony volevano sopravvivere all'assalto di Sega e vincere la console war, dovevano fare in modo di arrivare talmente in alto da essere irraggiungibili. Dovevano creare qualcosa di unico e mai visto prima. Qualcosa che avrebbe fatto piazza pulita di tutti i videogiocatori di picchiaduro, non solo 3D, ma anche 2D. Non doveva esserci competizione. Arada, Abe e Konoe avevano solo una chance. Avrebbero dovuto scalare una montagna immensa per regalare al mondo quel tipo di esperienza. E lo avrebbero fatto, costi quel che costi. Volete sapere il nome di questa montagna? Tekken 3. The King of Iron Fist Tournament. Ma questa, cari cultisti, è un'altra storia. Enter the